Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo come realizzare Zero del film cartone animato The Nightmare Before Christmas. Per iniziare avremo bisogno di un filo bianco, un filo rosso e uno arancione per creare il naso, degli occhietti di sicurezza ed un uncinetto numero 2,5. Iniziamo dalla testa facendo un anello magico con 6 punti bassi. Uno, 2, 3, 4, 5 e 6. Nel secondo giro andremo a realizzare 6 punti bassi, un punto in ciascun punto. Fatto il primo, mi aiuto con il marcapunti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nei giri 3 e 4 andremo a realizzare ugualmente 6 maglie basse, un punto in ciascun punto. Iniziamo giro 3, faccio il mio primo punto basso e lo vado a segnare con il marcapunti. 2, quarto giro ancora 6 punti bassi, un punto in ciascun punto. Andiamo a realizzare il quinto giro facendo un aumento e un punto basso. Tolgo il marcapunti e nel primo punto vado a fare un aumento. Nel punto successivo vado a fare un punto basso. Un aumento e un punto basso. Continuo questa sequenza fino ad arrivare nuovamente al marcapunti per un totale di 9 punti bassi. Nei giri 6 e 7 adesso andremo a lavorare senza aumenti e andremo a realizzare un punto basso in ciascun punto basso sottostante per un totale di 9 punti bassi. Iniziamo insieme e ci rivediamo alla fine del settimo giro. Abbiamo lavorato il giro numero 7 e adesso per l'ottavo giro andiamo a realizzare un aumento e 2 punti bassi per un totale di 12 punti. Iniziamo il primo aumento e nei 2 punti successivi vado a fare un punto basso, un punto in ciascun punto. Nel quarto punto vado a fare un aumento e nei 2 punti successivi un punto basso. E continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Al giro numero 9 andiamo a realizzare 6 maglie basse
4, 5 e 6, un aumento e un punto basso. Ripetiamo per 3 volte in tutto l'aumento e il punto basso. Nel punto successivo andiamo a fare un aumento e un punto basso, un aumento e un punto basso, per un totale di 15 punti bassi. Nel giro 10 andiamo a realizzare ancora 6 maglie basse, una, 2, 3, 4, 5 e 6, un aumento e 2 maglie basse. Nel settimo punto vado a fare l'aumento, nell'ottavo un punto basso, nel nono un altro punto basso, dopodiché rifaccio un aumento e 2 punti bassi e 2, un aumento e negli ultimi 2 punti vado a lavorare un punto basso e un punto basso, per un totale di 18 punti bassi. Nel giro numero 11 andiamo a ripetere di nuovo 6 maglie basse, un aumento e 3 maglie basse, un aumento e nei 3 punti successivi vado a realizzare una maglia bassa in ciascun punto, un aumento e 3 punti bassi, per un totale di 21 punti bassi. Nel giro numero 12 andiamo a realizzare ancora 6 punti bassi, un aumento e 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4, e ripeto la sequenza di un aumento e 4 punti bassi fino ad arrivare nuovamente al marcapunti, per un totale di 24 punti. Al giro numero 13 andiamo a realizzare un aumento e 3 punti bassi, un aumento e 3 punti bassi, e ripeto questa sequenza fino ad arrivare nuovamente al marcapunti con un totale di 30 punti bassi. Iniziamo il giro numero 14 con un aumento e 4 punti bassi per un totale di 36 punti, un aumento e 4 punti bassi, 1, 2, 3 e 4, e ripeto questa sequenza fino ad arrivare nuovamente al marcapunti. Adesso dal giro 15
al giro 20 andremo a lavorare senza fare aumenti, quindi andremo a fare un punto basso in ciascun punto basso sottostante per un totale di 36 punti. 1, 2, 3, 4. Io continuo e ci vediamo al termine del 20° giro. Siamo arrivati alla fine del 20° giro. Io ho già posizionato gli occhietti di sicurezza tra il giro 12 e sono distanziati tra di loro di 7 punti. Continuiamo adesso facendo il giro 21 con una diminuzione e 4 punti bassi per un totale di 30 punti bassi. Iniziamo facendo la diminuzione entrando nella prima solina avanti della catenella, qui, e nella seconda, in questo modo, e faccio la mia diminuzione. E 4 punti bassi, 1, 2, 3 e 4. Una diminuzione, vi faccio vedere meglio. Questa è la catenella, entro solo nella costina davanti della prima catenella, rientro con l'uncinetto nella costina avanti della seconda catenella, in questo modo, e vado ad eseguire una maglia bassa. E questa è la mia seconda diminuzione, e 4 punti bassi, 1, 2, 3 e 4, e continuo questa sequenza fino ad arrivare nuovamente al marcapunti con un totale di 30 punti bassi. Nel giro numero 22 andiamo a fare una diminuzione e 3 punti bassi per un totale di 24 punti bassi. Iniziamo facendo la diminuzione, costina avanti della catenella, costina avanti della seconda catenella e faccio la diminuzione, seguita da 3 punti bassi, 1, 2 e 3, ancora una diminuzione, e 3 punti bassi. Continuo così fino alla fine del giro ed avrò un totale di 24 punti. Adesso possiamo iniziare già ad imbottire la nostra testa con dell'ovatta sintetica. Iniziamo adesso il giro 24 facendo una diminuzione e un punto basso. Ecco la prima diminuzione. E nel punto successivo vado a fare un punto basso. Di nuovo ancora una diminuzione. E nel punto successivo faccio un punto basso. Continuo con questa sequenza fino ad arrivare nuovamente al marcapunti con un totale di 12 punti bassi. Al giro 25 andremo a fare 6 diminuzioni. Una, due, 3, 4,
5 e 6. Tiriamo il filo e finiamo di imbottire. Io per l'imbottitura sto utilizzando un'ovatta sintetica che ho comprato su Amazon. Vi lascerò il link qui sotto in descrizione. Adesso tagliamo il filo leggermente più lungo perché ci servirà sia per chiudere questo foro che per cucire la testa al corpo. Sfilo il lavoro e con un ago da lana vado a chiudere il foro che è rimasto.